Ciao a tutti, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. Questo video fa da trade union al video precedente con cui avevo realizzato una simulazione del campionato di Serie A che sta per ricominciare. Questo video lo faccio per mostrarvi dei miglioramenti che ho realizzato dello stesso modello. Andiamo per gradi. Come prima cosa ho aggiunto una nuova squadra all'Atalanta perché controllando il calendario della Serie A ho notato che l'Atalanta, almeno dal punto di vista matematico, è ancora una squadra che si può includere tra le possibili vincitrici della Serie A. Quindi l'ho inclusa con i suoi punti iniziali e ho aggiunto anche le sue percentuali di vittoria. Come notate, ho diminuito di 1 tutte le percentuali di vittoria dello scorso video, perché avevo notato che in generale le squadre tendevano ad avere un punteggio troppo elevato, quindi ho deciso di abbassare leggermente le percentuali di vittoria. Questo comunque non va a alterare il risultato finale, altera soltanto il punteggio finale. Qua genero i risultati, il vettore random, e poi procedo con il for. Anziché utilizzare 0 per le partite dove non si va a giocare, ho deciso di utilizzare il meno 1 e andare a cercarlo come prima condizione nell'if. In questo modo evito il rischio di un bug dove se considero percentuale di vittoria 0 significa che ho 5 anche di pareggio, 5 di sconfitta. No, deve essere 10 sconfitta. Quindi c'era il rischio che si drogava un po' il punteggio aggiungendo dei pareggi. Quindi Juve, Lazio, Inter e Atalanta. E poi ci sono i vari scontri diretti. C'è Juve-Lazio, Atalanta-Lazio, Juve-Atalanta e Atalanta-Inter. Ho lasciato inalterati i rapporti tra vittoria e pareggio. Quindi aggiorno la classifica. Poi quello che ho fatto è andare a considerare anche tutti i casi in cui due squadre finiscono a pari punti, che se ricordate nel video precedente era un caso che avevo completamente escluso, quindi perdevo delle informazioni magari preziose. Ecco qua, in questo caso considero Juve-Lazio a pari punti, Juve-Inter a pari punti, Juve-Atalanta a pari punti e via dicendo. Qua i casi li ho fatti ricordando lo scontro diretto, quindi Lazio-Juventus è finita 3-1 per la Lazio, quindi il pari punti avviene con la vittoria della Lazio se c'è un pareggio a Torino o una vittoria della Lazio a Torino, ma anche in caso la Juve vincesse con un solo gol di scarto. Ho detto in questo caso succede 2 volte su 5, quindi i restanti 3 dei casi vince la Lazio, che è quello che ho scritto in questo codice. Quindi se il risultato del Juve-Lazio, che è vittoria per la Juve se è minore di 5, è maggiore di 2, vince la Lazio. Quindi se è compreso tra 2 e 5, faccio vincere la Lazio nel pari punti. Se è tra 0 e 2, faccio vincere la Juventus. Tra Juve e Inter ha vinto entrambi gli scontri diretti la Juve, quindi vincerebbe la Juve. Tra Juve e Atalanta è pressoché impossibile che l'Atalanta possa rimontare, quindi ho detto direttamente vince la Juve, perché la Juve ha vinto a Bergamo 3-1. Poi tra Lazio e Inter vincerà la Lazio. Tra Lazio e Atalanta è abbastanza incerta. Qua ho detto se il risultato tra Atalanta e Lazio è minore di 4.5 vince l'Atalanta, altrimenti la Lazio. E poi anche Inter-Atalanta. Tutti questi punteggi li ho fatti quindi riferendomi alle percentuali reali. Andiamo un po' più in giù e qua ogni volta che la prima squadra è Juve, Lazio, Inter, Atalanta vado ad aggiungere 1 a questo scalare VJ, VL, VI, VA come la volta scorsa. Considero i vari punti e printo le percentuali di vittoria. Ecco qua, come vedete la Lazio aumenta un po' le percentuali di vittoria, la Juventus le riduce un po' e l'Inter si trova sempre tra 0 e 1. L'Atalanta non è 0, c'è uno 0,1. È un caso molto raro, ma
non è impossibile. In generale, per essere 0-1 significa che la Lazio, la Juve e l'Inter nelle restanti partite sono molto underperformanti. È un caso davvero improbabile, però facendo 10.000 simulazioni qualche caso con l'Atalanta vincente è stato trovato. E cosa ho fatto ora? Voglio vedere bene o male come varia l'andamento dei punti di tutte le squadre. Per poterlo fare ho realizzato degli istogrammi. Si può fare con la libreria Matplotlib. Anziché scrivere plt.plot, scriveremo plt.hist, la variabile da plottare e il numero di barre. Ecco qua. Quindi sull'asse X ci sono i punti, mentre sull'asse Y c'è la frequenza con cui quel punteggio accade. Come si vede, la Juventus ha una maggiore frequenza attorno a 90 e poi, diciamo, la maggior parte dei risultati si troverà tra 80 e 100 punti. Per la Lazio sarà un po' più a sinistra, quindi ci sono tanti casi in cui la Lazio può avere un risultato maggiore della Juve, infatti abbiamo visto quelle percentuali di prima. L'Inter è molto più in basso, vedete, è molto raro che possa superare i 90 punti, è quasi un errore, diciamo, la maggior parte dei valori si ritrova in questo valor medio, con intervalli di confidenza che dipendono dalla deviazione standard di questa, che è effettivamente una gaussiana a tutti gli effetti. È una gaussiana proprio perché abbiamo generato i risultati in maniera random. Quindi ci aspettiamo un pattern di questo tipo per questi grafici. Stessa cosa per l'Atalanta, anche qua la gaussiana è molto accentuata. L'Atalanta ha un picco intorno ai 72, 73. Quindi diciamo una classifica media sarebbe Juve 90 punti, Lazio 88, l'Inter forse dovrebbe arrivare a 79-80 punti e l'Atalanta a 73 punti. Questo qua è, diciamo, è il risultato medio che accade in tutte queste simulazioni, che sono oltre 10.000. Basta così. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, mettete like al video. Questo modello lo riprenderò quando la Serie A ripartirà, andando a modificare mano a mano i risultati, quindi il punteggio iniziale della classifica, e andando a togliere le partite già effettuate. In questo modo valuterò come cambiano le percentuali di vittoria con l'evoluzione delle ultime gare della Serie A. Quindi rimanete sintonizzati se volete saperne di più. Naturalmente mi aspetto che queste percentuali cambino molto nelle prossime partite, soprattutto mi aspetto che quella dell'Atalanta e dell'Inter presumibilmente in qualche giornata si azzerino. Bene, ciao a tutti, ciao ciao.